Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi è la seconda parte del video dove ho presentato il Rex Envoy e la ragione è che io non ho dato il rispetto che necessitava, anzi più che il rispetto, l'attenzione che necessitava questo rasoio. Perché ho dato per scontato, come poi vi ho detto alla fine del video, che questa geometria, no, che va a inglobare e a flettere la lametta fosse particolarmente gentile. In realtà noi adesso ci andiamo a guardare il sito della Rex, che l'altra volta non vi ho fatto vedere, e andiamo a scoprire che proprio così proprio non è. Ok ragazzi, allora siamo sul sito della Rex Supply e vediamo qui il loro motto subito, Revisit Excellence, e chiaramente in primo piano il loro rasoio di sicurezza eh, di punta, che è l'Ambassador, no? Che è regolabile, ma di fatto no? Qui è come se vedessimo l'Envoy noi, perché l'Envoy è sostanzialmente identico, con la differenza che questa ghiera non serve a svitare la testa e questa ghiera non c'è perché non c'è la regolazione, ma praticamente la testa dell'Envoy, come vedremo tra poco, ha un'aggressività che è paragonabile all'Ambassador regolato su 3. E andiamocelo a vedere. Se noi clicchiamo su Shop, troviamo, no, tutti i loro prodotti. E cliccando sull'Envoy andiamo a vedere proprio qui, eccolo qui, dice che una volta assemblato la lametta si dispone in un medium setting equivalente a circa un 3 del Company Adjustable Ambassador. Quindi eh, è un'aggressività media. Poi andiamo anche a vedere perché nel momento in cui andiamo a guardare l'esposizione e il gap, anzi solo il gap, perché l'esposizione non ce la dicono. Comunque, al di là di questo, poi ci parla di come è fatto il rasoio, è acciaio marino, hai lo Sure Grip, cioè quindi praticamente in realtà il miglior grip tra tutti i rasoi che ho, tant'è che veramente questo è quello che dicono qui, che ispira confidenza nell'essere maneggiato anche quando è bagnato, è vero, dalla mano non si muove, ok? Qui in fondo ci danno alcuni dati tecnici che sono una lunghezza di 3,5 pollici, 87 mm, un peso, andiamocelo a vedere direttamente in metrica nazionale, quindi 106 grammi, e un gap di 0,025 pollici che corrisponde a uno 0,635 mm. Quindi come vedete il gap non è poi così esagerato, no? Se considerate che il timeless 0,65 è considerato un rasoio, diciamo, di un'aggressività non eccessiva, questo nemmeno dovrebbe esserlo, però la verità è che poi quello che ci va a fare male è, oltre al gap, anche l'esposizione della lama. E in questo caso la lama è molto molto esposta. Ok, quindi andiamo a provarlo nuovamente e vediamo che succede. Ecco, allora adesso che abbiamo capito che questo corrisponde a un livello 3, quindi esattamente a metà del Rex Ambassador, ok? Quindi è un'aggressività media, intermedia, che per me effettivamente è già molto alta. Intanto vi dico che durante questo video, quando arrivo in questa zona, io non parlo più, perché sennò mi taglio automaticamente. Seconda cosa, vado a utilizzare le Persona Platinum, che sono leggermente insomma, più gentili delle lamette che ho usato l'altra volta, in quanto le Gillette blu cinesi insomma erano delle stainless, queste invece sono delle ricoperte, e quindi ci andiamo ad armare il nostro rasoio con la Personna. Ora questo non vuol dire ragazzi che la valutazione che ho fatto di questo rasoio sia sbagliata, nel senso a me questo rasoio piace comunque, però è un rasoio che non perdona tanto, eh? E quindi vediamo se oggi riesco a gestirlo come va gestito, perché è solo una questione di gestione. Guardate, io vi voglio far vedere questo. Se voi guardate, qui, qui si intravede addirittura il,
la scritta sulla lametta. Io adesso la lametta la voglio tirare fuori perché io voglio far capire quant'è l'esposizione. Allora, la P di persona esce fuori. Cioè, noi la vediamo, quindi l'esposizione, ragazzi, non è per niente poca. Questo rasoio va utilizzato dandogli il giusto rispetto e quindi io questo vorrei fare oggi, anche perché la provata l'altra volta, ancorché soddisfacente, poi dopo mi ha, mi ha mi ha devastato la faccia. Molto bene. Oggi come pre-barba andiamo a utilizzare l'olio di jojoba che ormai conoscete, così lubrifichiamo per bene. Come vedete, questo è ancora il taglio dell'altra volta. Sono passati 3 giorni, 4 giorni, non mi ricordo da quando l'ho fatta la barba, 3 giorni. No, 2 giorni sono passati. Quindi ancora non è rimarginato, ma insomma. Adesso togliermi tutto quest'olio dalle mani. Ho il pennello che ci accompagna oggi è il fidatissimo Omega Roma Colosseo. E poi vi dico anche che a me quella cosa del sapone qua, dell'acqua di Parma prelevato con la mano, sì vabbè, il sapore dura di più, però no, non mi ha soddisfatto, non mi è piaciuto e quindi io vado a fare come ho sempre fatto e poi dopo una bella prelevata vado a fare un montaggio in viso montaggio già rispetto all'altra volta è un'altra cosa, Questa è la dimostrazione poi che questo mondo è estremamente personale, ognuno ha le sue abitudini, le sue convinzioni. Oh, il montaggio è avvenuto come deve avvenire. Tutto sommato non è che resta questa grande quantità d'acqua dentro, Quindi penso che da oggi in poi farò così come ho fatto oggi e basta. E adesso non chiacchiero più e mi faccio la barba con il Rex Boy.
Questo non l'abbiamo riaperto. Qui non mi ha perdonato. Però diciamo che rispetto all'altra volta, ragazzi, questo è un successo, no? Io vi dico la verità, all'inizio dicevo non lo pubblico il video, perché quasi mi dicevo ma porca miseria può essere che... Però io l'altra volta ho sbagliato tante cose, visto a posteriori, no? Ho sbagliato il montaggio del sapone, ho sperimentato una cosa che non conoscevo, evidentemente ho sbagliato io anche le proporzioni di acqua, forse non era protettivo al punto giusto, ho sbagliato nella gestione del rasoio, ho sbagliato tante cosine. Mm? Poi però ho pensato che lo scopo di avere un canale è condividere esperienze, anche quelle sbagliate, anche quelle dove io toppo tutto, perché magari qualcuno stava per toppare come ho fatto io e non lo fa, e questo è buono. E tra l'altro stavolta ecco il BBS, quindi è proprio una questione di gestione. È chiaro, un rasoio va sempre gestito, questo io lo sapevo già prima di provare questo, però io lo avevo sottovalutato. Io mi aspettavo un hands-on shaving come aggressività e ho sbagliato. E questa è la passata dove normalmente mi sfregio di più perché vado contro, proprio contro quello che vuole il mio pelo.
Allora, la sbarbata ragazzi è fatta, qualche red point me lo sono fatto perché questo rasoio perdona davvero poco, veramente, basta fare un piccolo errore e vi tagliate. C'è poco da fare, specialmente qui nella parte del mento che ho difficoltà a tendere la pelle, no? Perché poi dopo che succede? Ti metti il prebarba, io metto il dito e mi scivola e non riesco a tenderlo. E, anzi, se avete un modo che mi volete suggerire, sono contento di ascoltarvi. Comunque, specialmente qui dove non riesco a tenere la pelle, mi sono fatto qualche piccolo red point, però certo è che non mi sono sbragato la faccia come l'altra volta. Quindi questo vuol dire che questo rasoio il suo lo fa e vi faccio sentire. C'è un BBS completo, porta via tutto. Sinceramente, se l'Ambassador va da 0 a 6, no? E questo è un 3, e io l'altra volta avevo detto impropriamente che l'Ambassador partiva da così per diventare più aggressivo, in realtà no, siamo a metà strada. Quindi, se l'Ambassador arriva a 6 e questo è un 3, ed è un rasoio, questo è un rasoio che non è per un principiante, secondo me no. Ognuno fa quello che vuole, però secondo me no, secondo me questo rasoio ha necessità di essere gestito. Allora, una volta però che riuscite a gestirlo, after Cypress Vedive di Proraso, che me ne è scappata una marea in mano, va bene. Comunque, una volta gestito, regala una sbarbata veramente soddisfacente e tra l'altro è anche divertente proprio l'idea di gestirlo, no? Perché diciamo vi obbliga a mettere una certa attenzione in ciò che fate, il che per me è un plus, sinceramente un plus. A questo punto cosa vi dico? Alla recensione dell'altra volta dove dicevo che era un rasoio fantastico, aggiungo che è vero, è fantastico, non perdona, è vero, però aggiungo che opportunamente gestito, e io non sono Superman, la barba la fa molto molto bene e quindi è promosso. Signori, con questo è tutto e anche oggi ci vediamo più vecchi. Ciao!